Ciao ragazzi, sono Pingu, bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi, come avete visto dalla copertina e letto dal titolo, parleremo un po' di Italia-Croazia, perché io ho un'ansia pazzesca e non mi stupirei di risultati ambigui. Occhio perché ho il derby in famiglia con il mio cane che è croato puro. Io comunque ho origini croate, ho il sangue croato, mia bisnonna era croata, tutta compagnia bella, quindi per me finirà malissimo. Occhio perché qua finisce veramente male. Ma prima di iniziare vi ricordo like, commento, iscrizione, sono fatto con cercare ovviamente il picco nel classico ormai telecomando. Vi ricordo appunto che più dell'85% di voi guarda i miei video per non iscrivervi al canale, giuro che ti vengo a picchiare con il joystick dell'Xbox, è bello duro e pesante, quindi occhio. Parliamo un po' cercando di fare i seri. Secondo me, se Spalletti fa la stessa tattica delle prime due giornate, cioè giocare con quel cavolo di modulo con la difesa a 4, ne prendiamo 4. Non parlo del gioco di parole, proprio letteralmente ne prendiamo 4. Anche perché la Croazia ha steccato 2 partite malamente, perché con la Spagna penso che scendevo in campo anch'io e ne facevo 3. Contro l'Albania si è suicidata perché era andata sotto, è riuscita a ribaltarla, non è riuscita a chiudere, aveva dovuto fare dei giochini strani, manco fosse veramente la Spagna di tanti anni fa, o l'Ajax ancora peggio del 2000 e rotti, quello che ha disintegrato Real e Juventus, ma va bene. No? Io c'ho ansia perché questi qua faranno un tiro un gol, minimo. Anche perché Gigi non ci può salvare come ha fatto con la Spagna. Ringraziamo San Gigi, ma Gigi Buffon che era in panchina perché secondo me ha fatto qualche macumba strana anche lui. Allora, come giocherei io contro la Croazia? Come avrei giocato contro la Spagna? Difesa 3, quindi metto Gigi in porta, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Bellanova e Di Marco sulle fasce, centrali dico come mezzali, Barella e Frattesi, anche se Frattesi non mi ha emozionato in queste 2 partite, ma giocando a 5 secondo me può rendere, e regista basso io proverei Fagioli, anche perché abbiamo visto, primo Jorginho è una roba scandalosa, Cristante c'ha 2 piedi di legno che veramente questa penna può impostare meglio, un saluto comunque a tutti e 2, e a questo punto mi è portato Fagioli in nazionale, provalo in questa partita perché è l'unica partita in cui può giocare, perché dopo secondo me non lo farà sicuramente giocare. E poi ovviamente davanti a me Chiesa non ha emozionato tantissimo nell'ultima giornata, nell'ultima partita, dico, ma ci sta, ha giocato come terzino, non poteva fare tanto, ed è per questo che io lo riproporrei, scusatemi, là davanti, però non in coppia con Scamacca, ma io o metterei Retegui, primo perché se lo merita di giocare, anche perché Scamacca ha fatto schifo nelle ultime 2 giornate in malo modo, anche perché, ok, eri isolato sempre contro la Spagna, ma hai perso il contrasto anche con zio Carvajal che è alto 1 metro succo di frutta. Cioè capisco ogni tanto con Rodri e compagnia bella, ma con zio Carvajal hai perso il contrasto. Non è possibile, ha perso anche uno stacco di testa. 1,90 contro 1,80 m voglia di crescere. Ma va bene. E quindi io o metterei appunto Retegui con Chiesa subito alle spalle, barra comunque sul stesso livello, o addirittura rischiare una giocata manco Bernardeschi e metterei addirittura Raspadori per non dar punti di riferimento alla Croazia. Ma visto che dietro la Croazia si sta cercando in una maniera incredibile, Guardiol sembra il Bonucci al Milan, non ho capito che cacchio è successo a Guardiol in questo europeo, che nello scorso mondiale era il difensore centrale più forte della storia, infatti da quel mondiale poi sappiamo dove è andato a finire, cioè il City, ma dettagli. E non lo so, si sta veramente cercando. Šutalo è imbarazzante, Livakovic fa quello che può e dopo sappiamo il resto della difesa. Quindi per me, se ne facciamo uno, li massacriamo. Ed è per questo che metterei le ali per dar fastidio, per mettere cross insidiosi e 2 attaccanti così. Perché se giochi col modulo che gioca lui, resta come sempre una cacchio di punta, resta solo Scamacca davanti, Chiesa e Pellegrini, che anche Pellegrini non mi ha tanta emozione, soprattutto tirate delle punizioni, che penso che Del Piero, che sta avvenendo un infarto ogni volta che lo vedi calciare, Totti ancora di più visto che gioca a Roma, ma questo è un altro conto. Appunto, gli 2 esterni che crossino e magari uno che colpisca di testa in mezzo, perché così, appunto, restando solo Scamacca davanti e isolato, i 2 esterni, quindi Chiesa e Pellegrini che c'era, erano molto più arretrati e non ricevevano comunque neanche la palla, perché Barella e Frattesi si cercavano soprattutto la Spagna, una roba incredibile. Jorginho lasciamo perdere, e dietro già Di Marco stesso è sacrificato a terzino sinistro che non può spingere e fare quei cross come fa all'Inter.
Bastoni ancora più sacrificato, che non può fare i lanci alla Bastoni, e sappiamo tutti, chiunque abbia visto almeno una partita dell'Inter, che tifi Inter o non, sa che Bastoni se lancia fa dei lanci incredibili, manco Pirlo ai tempi d'oro. Non lo so, io non... c'ho ansia, ripeto, perché se vuoi provare a avere una possibilità di arrivare agli ottavi, non di vincere l'Europeo, perché là serve che se congiungi 55 astri, ma di arrivare agli ottavi, quindi vincendo questa partita, devi vincere questa partita, assolutamente. Pareggiare sì, ma evitiamo, perché se giochiamo per il pareggio ne prendiamo 5, cioè se giochiamo per la vittoria rischiamo di perdere malamente, ma questo è un altro conto. Devi giocare cambiando qualcosa. Se non vuoi cambiare tutti i giocatori, che ci stanno a cambiare tutti, cambia modulo e soprattutto metti in panchina Di Lorenzo, perché io ti voglio bene Di Lorenzo, ma Dio santo sei un pippone, cioè quello che era il Napoli l'anno dello scudetto in confronto a quello di adesso sembra io a 16 anni quando c'avevo il crociato e io adesso senza il crociato, uguale, e proviamo a fare lo stesso tipologia di salti a canestro, identico, impossibile il paragone. Stessa cosa per Di Lorenzo, e non lo so, ripeto, Di Lorenzo panchina, metti la cavolo di difesa 3, metti Darmian, che sappiamo che Darmian il football e non solo, Buongiorno che non ha giocato manco una partita, che cacchio se lo ha portato visto che è uno dei difensori migliori di questa stagione, Calafiori ci sta a farlo riposare perché ha giocato 2 partite, purtroppo povero anche nell'ultima si è fatto autogol anche sfiga, e Bastoni a sinistra, ripeto, Bellanova a destra e Di Marco all'alto sinistra, Frattesi e Barella a centrocampo. Come regista basso potresti anche provare tecnicamente Calafiori, perché ce le ha le caratteristiche per farlo, solamente che Spalletti, se vuole inventare qualcosa, non lo fa manco a pagare. Ripeto, Calafiori c'ha dei piedi nettamente superiori a Fagioli, Cristante e Jorginho messi assieme. Però tanto non lo proverà mai come regista basso, quindi a questo punto metti Fagioli, e preghiamo, e davanti mi metti Retegui e metti Chiesa alle sue spalle che possa girargli attorno e inserirsi come sappiamo. Poi, se vuoi restare con il solito modulo 4, 2, 3, 1, ne becchiamo 5, te lo dico. E te lo dico adesso, Spalletti, se tu cambi modulo e la vinciamo, vieni a chiedermi grazie, cioè vieni a dirmi grazie e voglio un contratto con la nazionale. Se fai quello schifo solito di modulo che vuoi fare tu e usciamo ai gironi, io giuro che vengo a prenderti e ti picchio con il solito telecomando, E penso che gli italiani ti vengano a dire qualcosa, perché non puoi da campione in carica, capisco, ripeto, perdere contro la Spagna, non in quella maniera, perché se ripeto, se non era San Gigio ne prendevamo 5 minimo a tempo, quindi ripeto, se vuoi vincere questa partita, e fidati che la Croazia la conosco, visto che gli ho fatto la reaction all'ultimo mondiale, e non solo, io la Croazia la seguo da tantissimo tempo, già dal 2018 a quel fottutissimo mondiale io ci ho creduto e potevamo vincerlo, mannaggia, poi vabbè, in finale non ce la facevano più, ma occhio, perché se vuoi e credi di poter vincere questa partita, perché hai visto le partite prima e hai detto, boh, tanto la Croazia fa schifo e quell'altro, Modric si gira, ti fa un tiro d'esterno da centrocampo e te la mette sotto al 7. Occhio, perché c'è anche il mio cugino Perisic. Lascia Perisic 1 contro 1 con Di Lorenzo. Lascialo, voglio vedere. Cioè, ti giuro che penso che se mettevi Inaki Williams di nuovo, no Inaki, scusatemi, vabbè, Nico Williams, scusatemi, ho chiamato il fratello, è molto meglio. Perché se Perisic gli gira fa un doppio passo e Di Lorenzo resta là 3 giorni. Quindi, occhio a Perisic. In realtà occhio a tutta la Croazia, ma questo è un altro conto. Vabbè ragazzi, che dirvi? Like, commenti, iscrizione, fatemi sapere voi nei commenti se l'Italia c'ha una possibilità di passare questo girone che... meglio che non dico perché sennò finisce male. E fatemi sapere anche, secondo voi, come finirà questa partita anche qui, oltre che sotto la prediction, che arriverà. Occhio perché non so neanche io cosa mettere ancora. Ma come direi io una prediction, se succede, e non dico altro, mamma mia, ciao e fatemi sapere voi se Spalletti, secondo voi appunto, farà un minimo di cambi, sia di rosa ma soprattutto di modulo. Per me non cambierà un cacchio e prenderemo 5. Ma va bene, ansia, al massimo arriveranno le reaction della Croazia se dovessero passare loro. Ciao.